Ben ritrovati a EU Factor Next, il nostro ultimo purtroppo appuntamento settimanale con le politiche di coesione europea. Abbiamo deciso di porre termine, almeno per il momento, a questo progetto bellissimo che continuerà sui social media attraverso una puntata speciale in diretta con gli ospiti migliori che potessimo avere, cioè le persone che ci hanno accompagnato in questo lavoro molto importante nel corso di questi 2 anni. Allora, cominciamo intanto salutando la nostra project leader, la vicepresidente di Nova Coop, Roberta Trovarelli. Ciao Roberta. È stato un bel percorso, lungo, sta continuando, continuerà? Entusiasmante. 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 Speriamo di farlo continuare in qualche modo. E in nostra compagnia abbiamo anche le nostre corrispondenti dall'Unione Europea, avete avuto già l'occasione di conoscere qui in Italia i primi 3, Boris, Christophe e Irene. Oggi siamo con Laura Bagnier. Bonjour. Ciao. Laura. Ciao. È già arrivata in Italia, ha avuto l'occasione per adesso di fare una piccola visita a Bologna. You saw Bologna for a few hours yesterday. How was it? Yes, I arrived yesterday morning and my friend Flora showed me around the city center. It was really beautiful. Una sua amica che tra le altre cose ha conosciuto poco tempo fa, l'ha portata in giro per il centro. She showed you the Leaning Tower of Bologna. Ti ha fatto vedere le torri di Bologna, tra cui quella che pende in questo momento, la torre della Garisenda. Yeah, she told me about the problem and the construction going around. She told me it would take a couple years to fix it. Sì, ha spiegato, insomma, ne abbiamo parlato anche spesso nei nostri appuntamenti formativi, del fatto che la torre della Garisenda richiederà almeno un paio d'anni di lavori per essere messa a posto, magari with European funds, who knows, magari con l'aiuto dei fondi europei. È una giornata nella quale abbiamo un appuntamento molto importante nel pomeriggio, saremo a Forlì nel meraviglioso Auditorium San Giacomo, un luogo davvero speciale per noi perché siamo già stati protagonisti in quel luogo di un appuntamento molto importante. Sta per partire il Festival del Buon Vivere, un evento speciale nel quale questo pomeriggio le nostre reporter saranno le intervistatrici. You're gonna ask very, very difficult questions to very important people that are going to be on the stage. Faranno domande molto importanti a un europarlamentare, Alessandra Moretti, ai vertici delle associazioni femministe e del mondo cooperativo. Can you anticipate to us one of the questions you're going to pose this afternoon about the theme of gender equality, sul tema della parità di genere? I wanted to address one of a current issue. Last April, the Parliament voted on the first rules regarding violence against women, but they failed to agree on a definition of what rape is, and I wanted to address this issue. È un tema molto delicato, molto importante, quello della violenza sessuale. L'Unione Europea sta legiferando adesso su questo particolare tema perché poi bisogna mettere d'accordo tutti i 27 paesi. All 27 must agree on a definition and that's very difficult. Ne parleremo naturalmente più tardi. Abbiamo ad esempio esperienze come quella che ci ha raccontato un'altra nostra collega, Belle de Jong da Malta, un luogo in cui fino all'anno scorso, until last year in Malta, abortion was completely forbidden. L'aborto non era addirittura consentito. Torno un attimo da Roberta, stiamo raccontando delle cose che fanno parte della nostra quotidianità, ma in molti casi non lo sappiamo, è vero o no? È vero, è verissimo. Volevo solo, permettermi di aggiungere qualcosa relativamente all'evento di oggi pomeriggio, ed è stata una scelta veramente strategica per il team di EU Factor, quella di completare il nostro percorso sulle donne, sull'empowerment, sul gender gap, perché effettivamente è ancora una roba sulla quale siamo abbastanza carenti. E quindi oggi pomeriggio auspichiamo davvero, a parte una partecipazione importante, nonostante la situazione della Romagna, ma a Forlì è tutto a posto, e proprio per affrontare questi temi in maniera potente, speriamo, perché non ci si rende conto. Comunque, la domanda era, siamo arrivati qui attraverso un sacco di argomenti, è stata un'occasione per noi meravigliosa di apprendere, perché abbiamo scoperto quanto le politiche comunitarie e quanto i fondi di coesione incidano sulle vite e sulle progettualità di tanti territori, di tanti paesi e di tante persone. E quindi il contributo, tra l'altro, delle giornaliste straniere è stato meraviglioso, è stata un'idea folgorante, anche perché è un target facile, no? Per loro. La comunicazione con il social e quindi con il target giovani per noi è fondamentale. Io ripartirei da lì perché con l'aiuto del touchscreen possiamo andare a rivivere il momento in cui questa parte del progetto è cominciata. Noi ci siamo incontrati a Bruxelles, di fatto 2 anni fa, era l'ottobre del 2022, e stavamo assistendo alla premiazione, un premio molto importante, si chiama Premio Megalizzi-Nijevski. Antonio Megalizzi e Bartek Nijevski sono stati le 2 vittime di un brutale attentato terroristico a Strasburgo nel 2018, erano entrambi giornalisti radiofonici. Antonio, italiano, originario di Trento, si occupava specificamente di istituzioni europee. La famiglia di Antonio, la compagna di Antonio,
Luana hanno deciso di trasformarlo in un percorso di formazione per giornalisti europei e noi eravamo lì sul palco ad assistere a Laura Bannier che veniva premiata con il premio Megalizzi Niževski. You were receiving the award in this particular circumstance. You want to tell us what was the subject of your work that was rewarded with this prize? Con che tipo di lavoro hai ottenuto questo premio? Yeah, so for the application this year, the theme was youth empowerment, and I reported on a specific project that was going on the French-German border. That is a bus, that is a library bus actually, that goes into schools to give access to children that don't have access to books and other medium. So. Era un progetto cross-border, cioè tra il confine francese e tedesco, di una libreria mobile su un bus, su un autobus, che permetteva di portare i libri ai bambini che non avevano accesso in quel momento a una biblioteca o alla cultura. È valso il premio Megalizzi Niževski. Quel giorno eravamo in platea, ci dà di gomito una persona accanto a noi e ci dice: guardate che quel premio l'anno scorso l'ho vinto io, non l'ho fatto per vanteria ma per proporci di collaborare insieme. Si chiama Irene Barahona, possiamo andare a vedere sempre dal touchscreen, qui intanto vediamo l'intervista ufficiale, l'acceptance speech di Laura Bannier dopo che ha ricevuto il premio, e poi qua naturalmente c'era anche quello di Irene che quel giorno ci ha detto: potremmo anche organizzare, intanto la vediamo in movimento con la sua energia che ci ha già donato quando è venuta a farci compagnia a Roma e a Forlì, potremmo fare un progetto in cui coinvolgiamo alcuni colleghi, some colleagues from around Europe. Roberta, why was it crucial? Perché era così importante to have these young journalists in the second part of the project, di avere questi giovani giornalisti nella seconda parte del progetto? Dunque, noi quest'anno noi avevamo il secondo round del progetto, il secondo progetto approvato dalla Commissione Europea, dalla DG Regio. Il primo anno abbiamo pensato di raccontare le progettualità nel territorio nazionale, discutere di tematiche, fare naturalmente le nostre trasmissioni settimanali. Però mancava il target giovani non ci stava seguendo, i social erano un pochino stanchi, non avevamo dedicato abbastanza attenzione a questo aspetto. Invece nel secondo anno di progetto questa è diventata la priorità, e quindi l'idea di coinvolgere giornaliste giovani che parlassero il linguaggio giusto, che dessero questa freschezza anche di osservatorio, di osservazione dall'esterno dell'Italia e della regione Emilia-Romagna, ci è sembrata vincente e i risultati ci sono stati effettivamente. Allora, dato che abbiamo parlato Irene, adesso andiamo a vedere un servizio che ha realizzato per noi per quanto riguarda un tema di cui poi dobbiamo esplorare i dettagli, ossia quello della nostra committenza, il mondo cooperativo. Vediamo Irene. Do you know how free energy can tackle the population in rural areas? Lo sapete che l'energia gratuita può stoppare lo spopolamento delle campagne? Ciao da Irene, oggi vi racconto il progetto ECT Duero Douro che coinvolge Spagna e Portogallo. Years ago, with the aim of creating opportunities in one of the least developed areas in Europe. Il progetto è nato alcuni anni fa con l'idea di creare opportunità in una delle zone meno sviluppate dell'Unione Europea, al confine tra Spagna e Portogallo, la Raia, come la chiamiamo qui. L'obiettivo in questa zona è produrre energia gratuita al 100% attraverso una cooperativa, la EPOI Duero Energy, partecipata da Spagna e Portogallo. In mezzo c'è la ECT Duero Douro, un'agenzia indipendente da governi e istituzioni, una formula che consente all'agenzia di operare nei due paesi dell'Unione Europea senza confini burocratici, perché i confini non ce li hanno neanche lo spopolamento e la crisi economica. Because the population of these rural areas and the lack of opportunities do not distinguish borders. Qui si lavora per creare condizioni favorevoli. La ECT ha installato gratuitamente pannelli solari sui tetti delle case e delle aziende di oltre 200 piccoli comuni. Per la prima volta sia in Portogallo che in Spagna l'energia che serve queste comunità è pagata al 100% con fondi europei e altri partner pubblici. That are members of this energy project, the first cooperative of its kind in Spain and Portugal. L'energia è usata anche per alimentare le auto elettriche. Il progetto rispetta l'ambiente di queste aree, che oltretutto appartengono alle Ribes del Duero, un parco naturale. I pannelli sono infatti installati sui tetti e non sul terreno, che è protetto. L'obiettivo è ridurre la spesa energetica nella zona del 90% nel giro di pochi mesi, in modo da rendere piccole imprese di allevamento o del turismo più sostenibili e più convenienti per i loro proprietari. Inoltre anche le pubbliche amministrazioni locali potranno spendere i loro soldi in servizi
servizi anziché in corrente elettrica. Local administration could use public money to provide services instead of paying for electricity. Ci hanno raccontato tante iniziative originali in luoghi particolari dell'Unione Europea, che è molto grande e molto vasta. Laura stessa, you told us about a very particular environmental project in Paris. I could see with my eyes last summer. What was it about? Di cosa parlava questo progetto ambientale stranissimo a Parigi? Yeah, so it's a project that is going on in Paris, Luxembourg, but also Brussels and Amsterdam. And it's basically greenhouses that are built on the roof of buildings. And they took two issues, the first one being the CO2 emission of the building, and the second one being the producing of food. And what they wanted to do is to produce food on the building, to have like this circular economy, and also reuse the CO2 emission to warm the greenhouse. Ok, quindi è un progetto che prevede che si costruiscano le serre sui tetti, anche perché il sole è molto poco, è a Parigi, è a Bruxelles, which other city? Luxembourg Okay. and Amsterdam. In Lussemburgo ed Amsterdam, e ovviamente è un'economia circolare che consente intanto di utilizzare il naturale riscaldamento di questi luoghi per alimentare anche termicamente le serre e produrre cibo a chilometro zero. Roberta, tutte idee che in un modo o nell'altro attraggono il mondo cooperativo. Abbiamo visto nel servizio di Irene cosa fa il mondo cooperativo in una zona in cui di opportunità ce ne sono poche, compra in questo caso o produce l'energia. Perché è così importante per il mondo cooperativo stare dentro i meccanismi europei? Prima di tutto c'è una grande confluenza di impegni e di intenzioni. Voglio dire che le politiche di coesione servono, hanno come centralità le persone e i territori, quindi servono per diminuire le disuguaglianze all'interno del mercato interno europeo. Ora, quando parliamo di queste cose, quando parliamo di strategie, stiamo parlando di lotta alla povertà, rigenerazione urbana, transizione verde, centralità, opportunità per i giovani lavoratori, inclusione, supporto alle categorie svantaggiate, e questi sono tutti i principi e valori all'interno del movimento cooperativo che portiamo avanti da sempre, prima ancora di rendersi conto che eravamo in coincidenza con l'Europa. Questo è un aspetto, e quindi per questo motivo noi da tanti anni abbiamo un ufficio a Bruxelles con il quale lavoriamo, abbiamo uffici territoriali con i quali facciamo progettazione europea per le nostre imprese, la responsabilità sociale, la responsabilità di una forma di impresa etica come quella cooperativa, e assolutamente confluisce all'interno dell'economia sociale, che è un tema attualmente molto importante per la Commissione. Quindi c'eravamo dentro perché ci siamo dentro. Allora, infatti, andiamo intanto a riassumere quelli che sono i 5 obiettivi, the 5 goals of the cohesion policies, delle politiche di coesione europea. Lo possiamo fare del touchscreen. Il primo obiettivo è che l'Europa diventi più smart, non più furba in senso letterale, ma più tecnologica. Il secondo obiettivo è che diventi più green, Greener Europe, però stranamente non è la principale voce di costo, ce n'è una ancora superiore, Social Europe, cioè un'Europa più socialmente inclusiva, con la capacità di lasciare meno persone indietro, e poi un'Europa che deve essere connected. Abbiamo visto zone come quella in cui vive Irene Barahona, there is nothing around, non c'è niente lì attorno, deve essere collegata meglio con i treni, con i trasporti. L'idea era di andarla a trovare con il progetto EU-Factor, abbiamo rinunciato, we have to give up visiting her because it was almost impossible to reach, si può fare ancora di meglio. E poi un'Europa closer to citizens, più vicina ai cittadini, che dia meno la percezione della distanza. Io qua vado da Laura. Laura, you are part of a generation that feels Europe very close, probably. Cioè, la tua generazione sente l'Europa molto vicina. Mm-hmm. Can something better be done, in your opinion? Si può fare qualcosa di meglio? Mm-hmm. Yeah, I mean, I guess Europe also does a lot that we don't know about. Okay. Because starting working for this project, I learned with the Coesio platform that the funds were used, for example, for the public transportation in my town, which I didn't know about. So I guess yes, Europe can always do more and better, but it can also communicate better about what it does, because a lot of people actually don't know what Europe does for them.
Sì, esattamente quello che è successo anche a noi, cioè non sapevamo tante cose che in realtà vengono finanziate con fondi europei e questo dimostra che non è abbastanza close, non è abbastanza vicina ai cittadini dell'Europa, dice giustamente Laura che si può comunicare meglio. Let's hope we did it for this year, speriamo di averlo fatto anche noi. Roberto, dobbiamo anche ricordare i partner del progetto che nel corso del tempo ci hanno accompagnato e ci hanno anche aiutato, poi li avremo qua nelle prossime fasi della trasmissione, anche a trasmettere i concetti a un pubblico un po' meno giovane, un po' meno social, almeno teoricamente. Certo, è una grande squadra, posso dirlo, è stato veramente un onore lavorare con tutti voi e abbiamo avuto una piccola modifica appunto dal primo progetto dell'anno scorso a questo di quest'anno, nell'anno 24. Il famoso upgrade del progetto. Esatto, quindi diciamo che come leader partner appunto Innova Coop e Lega Coop Emilia Romagna, poi abbiamo avuto TR Media ovviamente, abbiamo avuto Radio Coop che dopo ascolteremo, abbiamo avuto Cooper Diem che è un network di comunicazione della Romagna, abbiamo Area G che è un broadcast radiofonico nazionale e abbiamo Raduni che è la rete delle radio universitarie. Con loro abbiamo sviluppato un prodotto un pochino più scientifico, un pochino più Horizon, no? Quei programmi europei un pochino più tosti da comprendere, quindi un target molto universitario. E poi non dimentico nessuno, mi pare. No, direi che hai fatto un ottimo elenco e che tra le altre cose sarà anche oggetto di un piccolo documentario che stiamo realizzando per documentare questi 2 anni e anche per finire di trasmettere tutte le cose che abbiamo imparato sull'Unione Europea. Allora, gli diamo un'occhiata e poi torniamo in studio per accomiatarci ai nostri primi ospiti e passare alle fasi successive. Vediamo. Bentornati a EU Factor Next, il nostro appuntamento settimanale con le politiche europee di coesione. Apriamo il 2024 in grande stile affidandoci ai nostri corrispondenti dall'Unione Europea. Hi, I'm Christoph Schweiger for EU Factor Next, and today we're meeting Annalea Chatelier, who is the account manager for Make It North. Hello, my name is Boris Abramovich, reporting for EU Factor Next. This is Irene Barahona for EU Factory, and today we are in Coimbra, Portugal, one of the universities taking part in Erasmus Mundus program. Hi everyone,
everyone, and welcome back to another video for EU Factor Next. My name is Amaze Alperg, as always, reporting live to you from Belgium. Hey everyone, it's Belle de Jong for EU Factor Next, and today we are in the capital of Europe, Brussels, where I'm taking you to have a look inside the European Parliament. Hi everyone, this is Laura Bagnier reporting for EU Factor Next. Fare un breve riassunto, noi siamo stati a Roma, siamo stati a Spoleto, siamo stati a Napoli, siamo stati in Sardegna, siamo stati in tanti luoghi meravigliosi, ma i nostri corrispondenti hanno girato ancora di più. Abbiamo visto ad esempio Laura, you've been to France, Luxembourg and Germany of course, and where else during the project? Dove sei stato durante il progetto? I also been to Helsinki in Finland Okay. to talk about a project integrating migrant women. I've been to Berlin for a library project and also in Lanzarote in Spain for an environmental project. So these were personal traveling, but I also took the opportunity to find projects there to talk about it. Eh sì, il progetto Factor le ha permesso di andare a Helsinki in Finlandia, dove c'è un progetto in cui vengono integrate le donne migranti che non hanno la famiglia con sé attraverso anche lo sport, mi pare. E poi è stata a Lanzarote, come detto, è stata a Berlino per un progetto sulle librerie. Dice, è stato bello viaggiare, ma anche in generale andare a viaggiare per un motivo, per scoprire progetti di particolare importanza. Roberta, noi qui dobbiamo anche insomma tirare le somme e dire quello che si può fare ancora meglio in questo progetto, no? E quali sono le principali difficoltà che abbiamo incontrato. Dunque, secondo me abbiamo bisogno di lavorare, ma anche a livello istituzionale, sul target giovani. Mi ripeto, però è quello. I giovani sono legati a doppio filo al successo dell'Unione Europea. Da soli, se vincessero veramente i nazionalismi, i particolarismi, abbiamo degli ostacoli davanti incredibili. L'invecchiamento della popolazione, il fatto che a livello geopolitico non contiamo moltissimo, insomma, come singolo paese, rimarremmo fuori dai giochi tecnologici. Ci sono argomenti che possono essere trattati solo in maniera comunitaria e trasversale. Se i giovani non varcano la soglia non si possono trattare. Esatto, ma il problema grande è che abbiamo capito che le nostre università sono un po' carenti anche in questo senso. E quindi insistere su quello, non solo con i social, ma con progetti di protagonismo dei giovani molto più importanti. Bene, allora ne parliamo anche nelle prossime fasce di questa bella mattinata assieme. Adesso ci fermiamo per qualche istante.